Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. La storia di una giovane ragazza il cui tragico destino ha scosso l'opinione pubblica in Italia nel 2018. Questa storia ha sollevato un grosso dibattito sull'immigrazione clandestina e sulla gestione delle politiche migratorie, facendo però passare in secondo piano la storia della protagonista e la necessità di tutelare gli adolescenti più fragili. Oggi vi racconto la storia di Desirée Mariottini. Sul suo profilo Facebook, Desirée Mariottini, che amici e parenti chiamavano Desi, scriveva: "Nata principessa, cresciuta guerriera, sono un angelo bianco dall'anima nera". Ma chi era Desirée Mariottini? Desirée Mariottini è nata il 1 aprile del 2002 ed è originaria di Cisterna di Latina, un comune in provincia di Latina di 37.000 abitanti, che è situato nella parte settentrionale dell'Agro Pontino e confina con la provincia di Roma e del Lazio. Desirée era affidata ai nonni materni. La nonna Patrizia è dipendente del Tribunale di Latina, mentre il nonno Ottaviano è uno storico sindacalista. La mamma Barbara invece è dipendente della Regione Lazio e aveva avuto Desirée quando era giovanissima. Il padre di Desirée, Gianluca Zancheddu, invece è un pregiudicato per droga. Era stato arrestato nell'operazione Bassotti perché ritenuto proprio al vertice dello spaccio a Latina. Desirée nell'ultimo periodo era molto cambiata, non era più la stessa, non era più puntuale, non aveva più voglia di studiare. Il primo anno delle superiori si era iscritta ad agraria, ma non si era trovata bene e aveva deciso di iscriversi al liceo artistico, e questa decisione era stata accolta con molto sollievo da parte dei suoi familiari, anche perché l'anno scolastico era iniziato da oltre un mese. Daisy era proprio brava a disegnare, aveva una buona mano e aveva vinto anche dei premi. Daisy era una ragazza normale, descritta come molto timida dai suoi amici. Amava l'hip hop e il suo sogno era quello di vedere l'aurora boreale. Il suo peggiore incubo invece era quello di non essere accettata. Daisy era nata con il piede destro torto e soffriva molto per questo. I genitori di Daisy, separati da molti anni, erano tornati a parlarsi proprio per cercare di aiutare insieme la figlia in questo momento di difficoltà. Daisy infatti stava attraversando un momento di grande debolezza, di fragilità, che l'aveva portata ad avvicinarsi ad un mondo estremamente pericoloso, il mondo della droga. Il caso di Desirée era stato segnalato ai servizi sociali, al SERT e al Tribunale dei minori in seguito a un episodio in cui era stata accusata di spacciare il Rivotril, uno psicofarmaco. Ma la mamma di Daisy, Barbara, non aveva capito quanto era grave la situazione di sua figlia. Nella percezione dei familiari, infatti, il rapporto di Daisy con le droghe era precipitato negli ultimi 10 giorni, passando da un consumo saltuario ad una vera e propria dipendenza. Il padre Gianluca racconta di aver tentato più volte di allontanare Daisy dagli spacciatori. Racconta anche di averla presa a ceffoni e la ragazza in quell'episodio aveva chiamato il 113. Gianluca Zancheddu racconta di aver vietato a tutti i pusher di Latina di vendere sostanze a sua figlia. Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 ottobre 2018, un uomo dal forte accento africano chiama il 112 da una cabina telefonica in modo da rimanere anonimo. L'uomo, in un italiano stentato, riferisce che una ragazza si è sentita male a Roma, nel quartiere San Lorenzo, in via Lucani 22. L'ambulanza giunge sul posto intorno alle 3 del mattino e si trova di fronte a un gruppo di persone poco raccomandabili che cerca di spiegare dove si trova quella ragazza all'interno di un enorme edificio
edificio che è totalmente degradato e in stato di totale abbandono. Il cancello di quell'edificio però sono chiusi e l'ambulanza non può entrare con la lettiga, i medicinali e la strumentazione. Devono necessariamente attendere l'intervento dei vigili del fuoco, un'attesa che sembra infinita. E quando finalmente riescono a raggiungere la ragazza, per lei non c'è più nulla da fare. La trovano abbandonata in un tugurio, sopra un materasso lurido, avvolta in una coperta che la copre fin sopra la testa. Le indagini scattano subito e inizialmente si pensa che quello sia il corpo di una ragazza di 25 anni, di una sbandata, di una senza fissa dimora, di una donna che, esagerando con gli stupefacenti, è morta di overdose. Apparentemente non ci sono segni di violenza, ma quello che emergerà nei giorni successivi racconterà tutta un'altra storia. Quello non è il corpo di una donna, quello è il corpo di una ragazzina di 16 anni di Cisterna di Latina. Quello è il corpo di Desirée Mariottini. La causa del decesso è un arresto cardiocircolatorio dovuto a un mix letale di stupefacenti. Dall'autopsia emerge una verità sconvolgente. La piccola Desirée è stata vittima di un brutale stupro, di una violenza bestiale che le ha causato delle gravissime lesioni interne. Al processo, il perito incaricato, il dottor Dino Tancredi, un medico di grande fama, si è commosso quando ha dovuto descrivere le lesioni causate da quei violentissimi rapporti. Le indagini portano all'arresto di 4 uomini, 4 stranieri immigrati, responsabili della morte della piccola Desirée. Mamadou Gara, detto Paco, un senegalese di 26 anni. Brian Minte, detto Ibrahim, un senegalese di 43 anni. Alinno Kima, detto Sisco, un nigeriano di 40 anni. Youssef Salia, un ghanese di 32 anni. Ad incastrarli sono tracce di DNA rinvenute sia sugli indumenti che sul corpo della giovane vittima. Vengono accusati anche 3 italiani. Il 25 ottobre i poliziotti della squadra mobile di Roma e del commissariato di San Lorenzo arrestano Paco e Ibrahim e nelle ore successive verranno arrestati anche Sisco e Youssef. Secondo la ricostruzione della procura, erano 2 settimane che Desi frequentava quello stabile nel quartiere di San Lorenzo. Nella mente alla deriva della ragazzina non c'era il timore di frequentare quel luogo che era stato trasformato dagli avventori di varie nazionalità in un vero inferno, con materassi luridi buttati per terra in un grande stanzone e un cortile esterno che era ormai una latrina. Daisy andava in quel posto infernale dove troverà la morte per procurarsi le droghe che consumava. Mercoledì 17 ottobre Daisy arriva verso l'ora di pranzo in quello stabile ed è in cerca di eroina, ma non ha soldi con sé e accetta di avere un rapporto con lo spacciatore. La giovane e bella ragazzina non è la prima volta che è in quello stabile, ma questa volta è diverso, perché si sparge la voce che la ragazzina bianca è tornata ed è disponibile. E allora scatta la trappola. Non si capisce se quella notte Daisy l'abbia passata in quel posto oppure se sia ritornata il giorno successivo. Fatto sta che nel pomeriggio del 18 Daisy è ancora lì ed è in evidente stato di astinenza. L'amica che era con lei racconta di aver cercato di convincerla ad andare via, ma Daisy non l'ha ascoltata, anzi ha accettato di bere da una bottiglia di vino che le è stata offerta, dentro la quale gli avevano messo del metadone. Il pomeriggio è passato così, tra dosi di eroina e di crack. Desirée appare come in trance e si accascia su un materasso, dove è preda dei suoi aguzzini. Cominciano a violentarla a turno, si accaniscono su di lei, sono in 4, anche se non è escluso
che ne abbia abusato anche qualcun altro. A stabilirlo sono le analisi del DNA, analisi indispensabili per individuare i colpevoli. Nel ricostruire la terrificante vicenda che ha portato alla brutale morte di Desirée, il giudice Tommaselli ha spiegato che i 4 imputati hanno dapprima somministrato alla giovane ragazzina un mix di droghe e di farmaci, pur essendo perfettamente consapevoli del fatto che potessero essere potenzialmente letali, e lo hanno fatto con lo solo scopo di poter abusare di lei. Quindi l'hanno stuprata lungamente e ripetutamente, ed è successo più volte e sempre in gruppo. Daisy in quello stato non poteva ribellarsi e loro gli erano addosso senza pietà. Vanno avanti così per ore, fino a notte. Alle 2 del mattino Daisy è ormai incosciente, ma anche questo non basta per fermarli. Sono come predatori accaniti su una povera vittima indifesa. I suoi aguzzini non hanno fatto nulla per aiutarla mentre Daisy stava morendo, anzi, hanno addirittura impedito agli altri di chiamare i soccorsi. Tra le belve che l'hanno uccisa c'è anche quello che dice di essere il suo ragazzo, Paco. Meglio lei morta che noi in carcere. Questo avrebbero ripetuto più volte i 4 aguzzini, impedendo agli presenti di chiamare i soccorsi. Durante le indagini solo Paco ha collaborato e parlato, mentre Sisco, Ibrahim e Youssef si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Al funerale di Desirée, celebrato nella chiesa di San Valentino nel quartiere dove abitava, hanno partecipato diverse centinaia di persone, tantissimi giovani e le famiglie. Ad accogliere la bara bianca di Desirée, per strada e in chiesa c'erano palloncini rosa e bianchi a forma di cuore e rose bianche. Il feretro è arrivato tra gli applausi, con in sottofondo la canzone "È per te" di Jovanotti. Dietro la bara c'erano i genitori e i nonni della ragazza. Alcuni giovani indossavano magliette con una foto della sedicenne e la scritta "Giustizia per Desirée". Sul sagrato della chiesa, tra le tante corone di fiori, anche quella della Regione Lazio. Presente ai funerali anche l'allora presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Questa stella è involata in cielo e il Signore le apre le porte del paradiso, ha detto Don Livio Fabiani, parroco della chiesa di San Valentino durante l'omelia. I funerali si sono svolti 12 giorni dopo la morte di Desirée. Dopo oltre 7 ore di camera di consiglio, i giudici della Corte d'Assise di Roma, a 3 anni dal brutale omicidio di Desirée Mariottini, hanno emesso la sentenza. Paco e Youssef sono stati condannati all'ergastolo, Sisco a 27 anni, Ibrahim a 24 anni di reclusione, per aver ceduto sostanze a Desirée, averla stuprata e uccisa. In aula, ad ascoltare la lettura della sentenza, c'erano tutti i familiari di Desirée. Questo caso giustamente ha generato proteste e dibattiti a livello nazionale. Si è puntato il dito contro l'immigrazione clandestina. E come spesso succede in questi casi, la vicenda è stata strumentalizzata per ottenere consensi politici, mentre la storia di Daisy sembra quasi essere passata in secondo piano. Con questo video voglio ricordare Daisy e ricordare a tutti gli adolescenti che stanno attraversando un momento di difficoltà e di fragilità, come è successo a Daisy, che è solo un momento e che se si chiede aiuto e si affrontano i problemi, le situazioni possono migliorare, anche quando sembra impossibile. La felicità può essere trovata anche nei momenti più bui, se solo ci si ricorda di accendere la luce. Io mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse, vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!